Allora, si può cambiare o non si può cambiare la punta della S Pen del Samsung Galaxy S22 Ultra? Tu che hai letto il titolo di questo video sai già la risposta. Prima però di questa domanda e di questa risposta c'è un'altra domanda, cioè perché si è creata tanta confusione intorno a questo argomento. Io stesso purtroppo mi sono lasciato in qualche modo condizionare e sono andato in confusione, tant'è che nel video di 2 giorni fa avevo accennato alla possibilità che non si potesse cambiare e poi per fortuna Piera mi ha sollecitato nei commenti a verificare. Perché? Per due motivi. Il primo motivo è perché Samsung non ha inserito il kit di ricambio delle punte, quindi l'estrattore e le punte sostitutive, come faceva invece in passato. Nella confezione dell'S22 Ultra non c'è. Come tra l'altro non c'è la pellicola installata, la puoi comprare a parte. Quindi Samsung si è messa a fare pellicole, anche pellicole in vetro, perché insomma per i nuovi A53 adesso ci sono pure le confezioni originali di pellicole in vetro Samsung. E il secondo motivo è che i primi video dove si mostrava l'S22 Ultra, in particolare ce n'è uno di uno youtuber internazionale molto molto famoso con milioni di follower, ha provato a sostituire la punta e si è rotta estraendola. Quindi diciamo in quel video si accenna la possibilità che non si può cambiare. Da lì tutti quanti erano in dubbio, anche perché non avendo il kit di estrazione nessuno poi si è messo a provare. L'ho fatto io, ti faccio vedere adesso e poi qualche importante considerazione finale circa appunto la sostituzione. Buona visione. Dunque qui abbiamo il nostro Galaxy S22 Ultra e questo qui, lo avrei visto sicuramente altre volte, è un kit di sostituzione punta per un Galaxy Note che include l'estrattore e un set di punte sostitutive, 3 nere e 2 bianco-grigie, ed è questo qui per il Note 8. Ok, allora mettiamo un attimo le punte da parte, prendiamo il Galaxy S22 Ultra, estraiamo la S Pen. Innanzitutto c'è una bella differenza nella punta, perché prima le punte erano leggermente più arrotondate, questa dell'S22 Ultra è proprio conica, molto più forma di cono. Prendiamo l'estrattore e procediamo all'estrazione. Come si fa? Si mette l'estrattore in prossimità della punta, si spinge all'interno e poi si va a tirare, ed ecco qui che la punta viene semplicemente via. Resta il buchino all'interno del quale puoi andare a mettere un'altra punta. Quindi prendiamo un'altra punta, prendiamo la bianca, va? Ok, e la inseriamo. La punta si inserisce senza nessun problema, spingi un pochettino, senti quel click ed ecco qui che è stata sostituita. Allora, andiamo adesso però a provarla. Sicuramente scrive senza nessun problema. L'unica cosa che avevo il dubbio è se funziona poi la pressione, cioè nel senso che se rileva le differenze di pressione. In realtà questa tecnologia non sta nella punta, ma sta nella penna, per cui anche sostituendo la punta non cambia. Infatti vedi, se tiro la riga senza premere viene sottile, se invece premo viene molto più marcata. Lo stesso se inclino la punta, vedi, viene una zona un poco più ampia. Ok, non ha, diciamo, la stessa comodità questa qui tonda rispetto a quella conica del originale dell'S22 Ultra, però ha la stessa funzionalità, soprattutto se devi, diciamo, colorare o scrivere con la S Pen molto inclinata. Ok, però la pressione la prende tranquillamente. Va dentro, la metti a posto,
la estrai e si attiva, vedi, qualsiasi cosa senza nessun problema, e tra l'altro interagisce, come hai visto, tranquillamente con il display e anche ti richiama Air Command. Quindi S22 Ultra, punta sostituibile. Attenzione però, poiché questa punta è in plastica, quando la vai a estrarre con l'estrattore, diciamo che le superfici plastiche sottoposte alla pressione si deformano. Ti faccio vedere in queste immagini, no, che ho scattato con la macro dell'iPhone 13 Pro. Quindi non provare mai a sostituire la punta se davvero non ce n'è bisogno. Ma quando è che c'è bisogno di andare a sostituire una punta? Questa punta è realizzata in plastica. Ti rendi conto che può, ma anche non può, col tempo rovinarsi. Quindi comincia a cambiare forma, si rovina, insomma, lo senti già toccandola con il dito, e per esempio può cominciare a graffiarti di più la pellicola che ha installato sul display. In questi casi puoi andare tranquillamente a sostituirla, tanto la vecchia punta poi la estrai e la butti e ne installi una nuova. Ora la domanda che sorge spontanea è: perché Samsung non ha inserito un kit di ricambio nella confezione dell'S22 Ultra? Noi ci siamo fatti qualche mese fa la domanda perché non ha preinstallato la pellicola, e in quel caso poi la risposta è stata che si è messa a vendere le pellicole a parte, quindi è possibile che venderà a parte anche il kit di installazione di sostituzione della punta per la S Pen dell'S22 Ultra, ma se non lo farà puoi stare tranquillo che qualsiasi altra punta per Note andrà bene, ok? Quindi puoi procurarti un kit già esistente sul mercato o utilizzare quello che hai a casa se avevi un Galaxy Note. Quindi questo, diciamo, chiude questo mistero legato alla S Pen di S22 Ultra.